La tradizione del diluvio è una tematica affascinante e ricorrente in molte culture del pianeta, su cui ci siamo soffermati numerose volte, ma assume forme uniche nelle varie tradizioni indigene, soprattutto dell'Oceano Pacifico. In Nuova Zelanda, la cultura Maori conserva storie e miti legati ad un diluvio catastrofico che riflettono una relazione profonda con la terra e con l'ambiente. La tradizione di Awaiki diviene infatti un tema centrale nella cultura analizzata in questo contesto e per buona parte delle culture polinesiane, legandosi con le rotte migratorie, l'identità culturale e le credenze spirituali di molti popoli di questo vasto oceano. Awaiki è considerato il luogo di origine da cui i polinesiani si sono diffusi durante la loro dispersione in tutta la Polinesia. La narrativa del diluvio nella cultura Maori della Nuova Zelanda viene comunemente ricondotta alla figura di Tane Mahuta, dio della foresta e della luce. Secondo la leggenda, dopo che il mondo fu popolato dalle prime creature e dalla vita vegetale, i Tangata Wenua, ovvero il popolo della terra, disobbedì ai precetti divini. In risposta a tale disobbedienza, Tane Mahuta decise di purificare la terra attraverso un diluvio catastrofico. La narrazione riporta che Tane generò delle acque che sommersero il mondo conosciuto, con l'intento di rimuovere le impurità e riportare l'armonia. La leggenda di questo diluvio viene raccontata con variazioni tra le diverse Iwi, ovvero tribù Maori, ma nella sua linea generale è generalmente concorde nel descrivere la salvezza di una stretta comunità di persone che si salvò mediante la costruzione di una grande waka, ovvero canoa. A creare la Nuova Zelanda, o Aotearoa, fu Maui. Il semidio, in possesso di poteri magici, un giorno si nascose nella canoa di famiglia per andare a pescare assieme ai suoi fratelli, pur non essendo questo normalmente a lui concesso. Una volta che era al largo di Awaiki, la mitica terra originaria dei Maori, troppo lontano per poter tornare indietro, decise di mostrarsi ai suoi fratelli, unendosi a loro e lanciando il suo amo. In breve tempo, qualcosa di molto più pesante di un pesce abboccò. Con non poca fatica e con un gran frastuono emerse dall'oceano un enorme pezzo di terra, nascosto sotto l'oceano dagli dei Rangi e Tauhiri Matea. In questo modo Maui fece emergere dal mare l'isola settentrionale della Nuova Zelanda, che i Maori chiamano da allora Te Ika a Maui, il pesce di Maui, quella che è oggi conosciuta come l'isola del Nord. Maui chiese ai suoi fratelli di non toccare quell'enorme pesce finché egli non avesse fatto preghiere e sacrifici appropriati agli dei, in modo da ottenere la purificazione necessaria. I fratelli però non vollero attenderlo e non appena Maui se ne fu andato, cominciarono a tagliare e a mangiare il pesce. Tangaroa, il dio del mare e di tutte le creature che lo abitano, si infuriò portando il pesce a scuotersi terribilmente. Ecco perché a tutt'oggi la Nuova Zelanda sarebbe scabra e accidentata. Secondo i Maori, questo fu il secondo malanno accaduto dopo la separazione del cielo e della terra. Nel distretto di Eretunga, secondo la tradizione, si potrebbe ancora oggi vedere l'amo di Maui, che divenne un promontorio, l'estremità meridionale della baia di Auke. L'occhio del pesce divenne invece il lago Vairarapa e la sua bocca la lunga baia di Palliser. Queste tradizioni sembrano contenere un'eco lontana non solo dell'approdo in questi territori del popolo Maori,
ma anche di sconvolgimenti tettonici e ambientali che avrebbero interessato un dato periodo storico. Nel contesto polinesiano, Awaiki è descritta sia come un luogo paradisiaco che come la terra degli antenati, spesso associata a leggende sulla creazione e i cicli di vita e morte. Secondo la tradizione Maori, le anime dei defunti viaggiano verso Awaiki per ritornare all'aldilà. In alcune tradizioni, invece, l'essere supremo I'o creò Awaiki. Awaiki è un luogo ricco e poliedrico nella storia, nella mitologia e nella tradizione di questo popolo. Viene spesso citata in canzoni, proverbi e genealogie. Uno dei tanti è questo. Ad esempio, i genitori accolgono i loro bambini appena nati con la frase «Figlio mio, sei nato dalla fonte che è ad Awaiki». Nel corso di numerose generazioni, Awaiki è diventata un modello e un punto di riferimento mitologico per tutto ciò che è buono, potente e benevolo nella tradizionale visione del mondo Maori. L'importanza della cultura su Awaiki a livello generazionale e come fonte modello di vita si ritrova invece nell'espressione «non è una novità fatta senza una giusta causa, ci è giunta fino da Awaiki». Awaiki è un luogo in cui la pienezza della vita viene per la prima volta immaginata e sperimentata, è l'amata immagine dell'origine e dello scopo della vita. Awaiki è il luogo dove la generazione umana è garantita e la vita umana trova un significato. Ad Awaiki accadono cose misteriose, le persone si trasformano in uccelli, i pesci si radunano in eserciti, le persone scendono negli inferi e salgono in cielo. Awaiki è un paradiso dove gli dei vivono e compiono azioni miracolose. La storia della creazione di Awaiki è descritta dallo sciamano Maori Marzen con le seguenti parole. Nelle regioni notturne di luce soffusa, io stabilì diversi Awaiki, Awaiki Nui, Awaiki Roa, Awaiki Pamamao, Awaiki Tapu, in cui io scelse di dimostrare con i suoi assistenti divini. Awaiki divenne la dimora degli dei e degli eroi, ma nessuno, compresi gli altri dei, poteva entrare ad Awaiki Tapu perché era sacra a Io. Anche gli altri Awaiki erano sacri e nei tempi antichi non erano menzionati nel linguaggio comune se non con riferimenti indiretti come Tawiti Nui, Tawiti Roa, Tawiti Pamamao. Un'altra storia sostiene invece che la creazione del primo essere umano sia avvenuta in questa terra. Ecco il racconto di Ukiki te Ahukaramu di Otaki. Venne il giorno e Tane, grande degli dei, decise di avere una donna. La terra gli dissi, vai da Ine Tuaoni, lì per creare un essere umano. Lavorò questi oggetti e creò un essere umano. La prima donna, Ine Tuaoni, fu plasmata proprio dal suolo di Awaiki. Questo dettaglio sembra ricordarci altri miti creativi di popoli estremamente distanti. Secondo varie tradizioni orali, i polinesiani migrarono da Awaiki alle isole dell'Oceano Pacifico su canoe aperte poco diverse dalle imbarcazioni tradizionali che si trovano ancora oggi in Polinesia. Ad oggi non è possibile collocare l'epoca in cui avvenne questo evento, ma tutte le tradizioni indistintamente affermano che questo esodo occorse in tempi estremamente remoti e a causa di un diluvio che sommerse l'isola. Il popolo Maori della Nuova Zelanda fa risalire la propria discendenza a gruppi di persone superstiti che, secondo quanto riferito, viaggiarono da Awaiki in circa 40 waka, ovvero in grandi imbarcazioni. Secondo altre tradizioni, fu una sola waka a salvare i superstiti dell'antico popolo. Il mito del diluvio possiede un impatto significativo sull'identità culturale di questo popolo. La narrazione stabilisce un legame socioculturale che ricorda la loro responsabilità nei confronti della terra e della natura. La tradizione di un immane cataclisma offre una ricca e stratificata narrazione che riflette i valori fondamentali di questa comunità.
Attraverso il simbolismo del diluvio si ritrovano temi di purificazione, interconnessione con la natura, resilienza e identità culturale. Questi elementi non solo forniscono chiavi di lettura per interpretare il passato, ma servono anche da guida per affrontare le sfide contemporanee, riconoscendo la necessità di un rapporto sostenibile tra l'umanità e il mondo naturale. La scomparsa di Awaiki ha avuto implicazioni significative per le culture polinesiane, ha portato alla perdita non solo di un luogo fisico, ma anche di legami con gli antenati e con il passato. La perdita di Awaiki è un simbolo della sfida affrontata dalle culture indigene nell'affermare la propria identità sia nel loro passato quanto nei tempi moderni. Tutto questo, però, ci riporta a soffermarci su quanto sia esteso il mito del diluvio sul pianeta e nei popoli del pianeta, ovvero la fuga di un popolo e l'inabissamento e la distruzione di una terra originaria. Miti che ritroviamo in tutto il pianeta, appunto, un tema che sembra ripetersi costantemente tra popoli mai venuti in contatto tra loro. Questo mi porta a ritenere, ormai da molti anni, che tale evento possa essere realmente avvenuto a livello globale e che possa verosimilmente riferirsi alla fine dell'ultima glaciazione e agli sconvolgimenti che per alcuni secoli e millenni devastarono tutto il pianeta. Per quanto incredibile e forse anche estrema possa sembrare questa ipotesi, le culture del pianeta, ma ancor più le prove scientifiche che stanno emergendo ormai da molti anni, sembrano indicarcelo sempre di più. Nuovi occhi per vedere il passato e una nuova comprensione della natura e della nostra storia potranno forse portarci ad una risoluzione di questo enigma tanto affascinante quanto antico.